Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video dove sarò felicissimo di presentarvi la nuova serie sugli Stati Uniti. Più nello specifico andremo a Houston per poi andare ad Austin, ovvero la capitale del Texas, per poi andare in Messico, ma tutto il resto lo vedremo nei prossimi video sul canale. Quindi vi invito fin da subito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi questa serie e le prossime serie. E i prossimi viaggi ovviamente. Comunque in questo video vedremo la partenza e l'arrivo a Houston. Houston è una città molto grande del Texas che con i suoi 2.304.580 abitanti è la città più popolosa del Texas e la quarta più popolosa negli Stati Uniti d'America. Quindi è una vera e propria metropolis. Inoltre Houston è famosa per tre motivi principali. Il primo è per via dell'evoluzione delle industrie energetiche nel territorio di Houston, in particolar modo quella petrolifera. Secondo motivo, per il suo porto, uno dei più affollati d'America. E il terzo motivo, forse quello più importante e il motivo per cui tu che stai guardando il video la conosci, o almeno questo è il motivo per cui la conoscevo io prima di andarci, dato dal fatto che al suo interno si trova la sede della NASA. E per questo è soprannominata anche Space City. Sicuramente quasi tutti di voi avranno sentito Houston abbiamo un problema. Ecco, adesso sappiamo a cosa si stavano riferendo quando dicevano Houston. La città di Houston. Ma tutto ciò che riguarda lo spazio lo vedremo nel video dedicato alla visita alla NASA. E nei prossimi video quindi di questa serie ci sarà la visita al museo della NASA e alla NASA che è ancora in funzione. Bellissima, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere sicuro di non perderti anche quel video. Detto questo, buona visione. Allora, ciao gente, come vi avrà spiegato il me del futuro, ci stiamo dirigendo a Houston. E ovviamente non ho ancora fatto la valigia e sono le 10:50 e alle 3:45 usciamo di casa per andare in aeroporto. Dobbiamo riempire questa valigina piccola e questo valigione grande. Quindi ho in mente di mettere i vestiti per Houston in questa piccola, così questa qua la tengo solo per il Messico e non dovrò aprirla per Houston e quindi non dovrò rifarla. Quindi mettiamoci al lavoro, riempiamo quella piccola. E valigia in un attimo fatta. In realtà non è vero, sono le 11:25 e tra 4 ore dobbiamo partire e manca ancora il valigiozzo grande. Però c'è anche il problema che ovviamente ho la maggior parte dei miei vestiti bagnati. E niente, grazie all'aiuto di Frankie che però non verrà purtroppo, non mi seguirà in questa avventura, lui lavorerà come uno schiavo e io lavorerò per voi per cercare di farvi vedere al meglio questa esperienza che secondo me sarà bellissima. Quindi facciamo la seconda valigia. Intendevo, arrugginita. E anche questa è finita. Si sono fatte mezzanotte e mezza, fra 3 ore usciremo di casa e noi ci vediamo domani mattina. Perché stiamo per uscire, ci sono stati un po' di disagi per chiudere le valigie. Comunque sono le 3:50 e da adesso in poi lascerò il racconto al me del futuro. Quindi vi lascerò in buone mani. Bene, signore e signore, è il me del presente che vi parla e vi accompagnerò fino a Houston. Dopo circa una mezz'oretta di macchina siamo arrivati all'aeroporto di Linate a Milano e ci siamo messi in coda con Air France per prendere le carte di imbarco. Biglietti presi e siamo pronti ad andare al gate. Dopodiché ci siamo diretti ai controlli che abbiamo superato egregiamente. Alla fine per qualche strano motivo ho letto che il biglietto era alle 6:10, invece parte alle 6:50, quindi abbiamo tutto il tempo del mondo. Siamo già al gate. Infatti siamo andati al gate e siamo saliti sull'aereo e dopo esserci messi in sicurezza eravamo pronti a partire e raggiungere Parigi, ovvero il primo scalo di questo viaggio.
perdere il caffè su tutta la parete. E dopo esserci goduti questo fantastico viaggio con un'alba pazzesca, siamo arrivati a Parigi. Che lusso! Bon voyage, si vous êtes en correspondant. Siamo arrivati al gate e finalmente eravamo pronti a prendere l'ultimo aereo. Ok, finalmente siamo riusciti a sederci e adesso ci aspettano ben 11 ore di volo, di puro rompimento di scatoline, però abbiamo, già vedo un po' di film, un po' di cose, dopo cerco bene. La cosa positiva è che non so perché mi fa sempre di culo e sono sempre al lato finestrino. E ragazzi, guardate che figata, praticamente fai tac 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 e guardate cosa succede, si scurisce. Guardate la differenza, quello è normale e questo è scuro. Qualità, qualità. Però ci hanno dato la copertina, il cuscino, i cuffiotti. Dura, acetone. Sta un po' svenga. Tac. Facile facile. Oh, devo sgonfiare un pochino, però ci siamo, ci siamo. Molto comodi. Comunque ragazzi, abbiamo visto che c'è Boruto e Naruto, però purtroppo solo un episodio, me l'ho già preso benissimo, invece è andata malissimo. Ok, adesso che siamo in alto nei cieli possiamo iniziare a smanettare un po' e vedere un po'. Difficile sarà non addormentarsi prima di arrivare al pranzo, perché poi ti svegliano, quindi da qui a qui posso dormire. Comunque mancano solo 10 ore e 12. Sto un po' smanettando e qua ti dice il tempo di destinazione e distanza dalla destinazione. Questo è in miglia, mancano tipo 8000 e passa chilometri e noi dobbiamo arrivare qua. E ti fa vedere anche tutto ciò che abbiamo, che ci trovi di fronte, perché in realtà c'è il mondo qua. Quanto siamo in alto ragazzi. Comunque volevo trovare l'altitudine, cabina di pilotaggio. Wow. Credo che siamo a 34.000 piedi, quindi sono 10.363 metri, ovvero 10 km. Stiamo andando a 800 km orari. Pazzesco. Non posso vedutarlo io. Ok, qua ti dice tutte le cose: ora locale, altitudini, velocità. Sono le 4:07 a Houston adesso e dovremo arrivare alle 2. Mancano 9 minuti e 56. Sì, proprio 9 minuti e 56 mancavano. Figata, bellissimo. È arrivato il pranzo, pasta, riso, credo, farro, boh, dolcino, pane, coca, formaggio. Buon appetito. Bene, faceva tutto cacare, ma la fame ha preso il sopravvento e quindi siamo riusciti a finire. Dopodiché mi sono visto un bel film e poi un altro e poi un altro ancora, fino a quando il sonno non ha preso il sopravvento. Fino a quando finalmente non siamo arrivati a
Houston. Adesso ci dobbiamo ritirare i bagagli e credo che dobbiamo fargli rivedere il passaporto. Sarà sfida per la dogana. Non usciremo mai da sto aeroporto, ancora dobbiamo prendere le valigie. Allora, abbiamo passato la dogana, adesso siamo venuti a prendere mio cugino e stiamo prendendo la macchina. Sono 14 gradi ed è stranissimo come sia ancora giorno. Abbiamo recuperato 7 ore perché qua ci sono 7 ore in meno. Però guardate che macchinine. Mica male qua, E adesso 40 minuti di macchina e finalmente arriveremo a casa. Ah, lui è mio cugino Zach. Praticamente siamo fermati in questo posto, Milk and Cookies. È tipo un fast food dei dolci. Danno praticamente il latte così, come un drink. E poi ci sono sti biscotti buonissimi. E finalmente siamo arrivati a casa. Ok, ti ringrazio per il presente, ma da adesso posso continuare io a raccontare questo incredibile viaggio. No, non hai capito. Adesso lo finisco di raccontare io questo video. Ma cosa stai dicendo? Mica puoi farlo, devo raccontarlo io per forza. No, posso e lo faccio. No, non erano questi i patti. Ok, dai, per stavolta continua tu. Lasciami solo il tempo di salutare. Dai, va bene, saluta, però poi vai via. Dai, veloce. Perfetto. Ok, ciao a tutti. Vi auguro una buona visione, ma ci rivedremo senz'altro. Ok, sì, abbiamo capito. Ok, scusate, ma ogni tanto si fa prendere la mano il me del futuro. Comunque, allora, adesso siamo finalmente arrivati a casa, abbiamo lasciato le valigie e ci hanno fatto vedere un po' la casa e ragazzi... Cioè, a mio cugino non piace tanto questa casa, ma credo sia una delle case più belle in cui sia mai stato. Comunque, appena posso, c'è un po' più di tempo, faccio il video della casa, eccetera. Grazie mille. È arrivato il phone. Poi c'è un cane gigantesco, bellissimo. C'è una bambina anche, piccolina. E poi conosceremo tutti durante il viaggio. No, comunque i biscotti erano questi qua, che sono veramente, ragazzi, una bomba. Una bomba. Tu vuoi zucchero, Zach? Sì. C'è gocce di cioccolato dentro. E lui è Peppe. Fortissimo. Mi porta tutti i giochi. Sì. Lui si siede. E con questo. Poi peccato non te lo riporta. Se ne va. Sono tipo le 6 del pomeriggio, però in realtà per noi sono tipo l'1 di notte. E visto che ieri sera siamo svegliati alle 3 del mattino, siamo belli stanchi. Infatti tra poco andremo a mangiare, che qua mangiano tipo verso le 6 e mezza, 7 cenano. E andremo a mangiare le bistecche, che è il piatto tipico texano. A few moments later. Sausage. Quello lì che prende con le mani, cos'è? Vero? No, pulled pork, mamma. Buono. Grazie, ma che piattino qua. A pranzo. Assaggiamo la pasta. Di cane se... La pasta col formaggio, buona. Assaggiamo la salsiccia. Sei soddisfatto? Cioè, la salsiccia sa di giusta. Questa è quella che mi ispira di più, il pulled pork. Ed è davvero buono. Abbiamo costine. Tutto buono. Questo che mi incuriosiva, che è mais, un pochino piccante mi sa. Allora questa. La costina. Quella. Proviamo. Vedete come. Mi dispiace. Brava calabrese. Tutto buono. Zucchina. Buono. La cosa più piccante sono questi che sono letali. E quelli caghi fiamme come mangi questi.
Ok, siamo un attimo venuti in centro a vedere l'ufficio di mio cugino che fa uno studio di avvocati, cioè ha diversi studi di avvocati in realtà, non se la passa male. Adesso stiamo andando lì a un salto a vederlo e poi andremo a casuccia a dormire. Però ragazzi, cosa sono immensi i grattacieli qua. Sono 18 piani ed era uno dei più bassi. Minchia ragazzi, ma che figata sto ufficio. Oliva, che è il cognome di mia madre, e il cognome di mio cugino. Questo è tipo sala riunioni. E che stile, oh, stile texano. Minchia, ma è grandissimo. Enorme, raga. Ma non me lo immaginavo così grande, Zach. Che sono veri. Sono bellissimi. Wow. Wow. Oh Elvis. Ah va, sono in America ste cose. Guardate che gusti stravaganti. E noi abbiamo preso il caramello salato e il blackout chocolate cake, che questo qui è tipo 4 cioccolati in uno, non so, una roba del genere. Vediamo come sta. Questo è il caramello salato. È strano come sapore ma davvero buono. È tipo caramello dolce e salato. E poi abbiamo il cioccolato, cioè i 1000 cioccolati in uno, che è davvero cioccolato insieme stanno da Dio. E questo cono, questa cialda in teoria sarebbe un waffle che lo usano come cialda. E questo sarebbe piccolo. Guardate che sberla. Bene gente, con questo vi saluto che sono veramente distrutto, visto che col fuso orario in realtà qua sono le 10:52, ma in realtà sono le 7 del mattino tipo. E ieri sera mi sono svegliato alle 3 del mattino. Quindi è come se avessi fatto praticamente 2 after e in aereo non ho neanche dormito così tanto. Quindi adesso vado subito a letto e ci vediamo domani. Con ci vediamo domani il me del presente intendeva che vi rivedrete nel prossimo video, perché sì, siamo giunti anche alla fine di questo primissimo episodio della serie sugli Stati Uniti d'America. Infatti non preoccupatevi perché siamo solo all'inizio di questo fantastico viaggio. Per questo ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi video relativi a viaggi, escursioni, attività, trekking, consigli e tanto altro ancora. E soprattutto per non perdervi il secondo episodio di questa serie sugli Stati Uniti d'America, più nello specifico sul Texas. Nel prossimo episodio andremo a visitare un quartiere tipico texano, quindi case grandissime, giardini enormi e ordinatissimi, niente staccionate, insomma la tipica casa americana che tutti noi siamo abituati a vedere solamente nei film. Inoltre andremo a pranzare con circa 20 colombiani super simpatici e scoprirete il perché guardando il prossimo episodio. Inoltre non dimenticarti di lasciarmi un bel like e di scrivermi un qualsiasi commento, hai curiosità, domande o se vuoi solamente lasciarmi un qualsiasi feedback, non esitare a scrivermi nei commenti a cui io risponderò super volentieri. Detto questo, grazie per la visione e da Supertramp è tutto.